Ciao, eccoci di nuovo qui. Oggi è lunedì 6 marzo 2023 e ci ritroviamo per questo 10° episodio di Pistole Scariche. Prima di iniziare voglio ricordarti che chiaramente, come sai, puoi trovarmi sui miei canali social, quindi Facebook e Instagram, dove puoi contattarmi, scrivermi e chiaramente puoi scrivere anche i tuoi giudizi, i tuoi commenti, i tuoi consigli, perché no, anche tramite le piattaforme dalle quali mi ascolti, quindi Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e anche Anchor. Iniziamo questo episodio come di consuetudine riprendendo dai dettagli con cui ci siamo lasciati nell'ultimo episodio, ovvero la situazione che era abbastanza tragica, direi che era disperata in quegli anni, perché a causa della crisi nella quale mio padre ci aveva buttato non avevamo nulla, non c'erano soldi, c'era le condanne ormai che gravavano sulle sue spalle, i debiti con aziende, con altre aziende, i debiti con le persone, i debiti con lo Stato, perché ormai le condanne in tribunale si sono definite e mio padre, chiaramente tramite mia madre, in quanto dipendente statale, l'unica su cui lo Stato potesse rivalersi, si ritrovano a dover pagare centinaia di milioni di debiti per anni. Uno dei pochissimi appoggi a livello economico, forse l'unico che c'era all'epoca, era mia nonna, che comunque era una vedova sola, alla quale mia madre, non senza vergogna ovviamente, a volte chiedeva un aiuto economico, e c'erano volte in cui mia nonna poteva, altre in cui non se lo poteva permettere, ma quando lo faceva chiaramente lo faceva più per noi nipoti, che non per mia madre stessa, per quanto ovviamente non ci fosse odio, ma era chiaro che mia nonna non concordasse minimamente con delle scelte che aveva fatto mia madre, a partire dal matrimonio con mio padre, ovviamente. In ogni caso si lasciava andare a volte, presa da un intenerimento, dall'amore, chiaramente dall'affetto, ed era lei a contribuire in grande parte al nostro sostentamento in quegli anni. Ovviamente anche con Tony, per ragioni varie legate al lavoro, legate all'invidia, legate alle occasioni. Nel tempo con Franco i rapporti si sono deteriorati, ci sono state situazioni in cui addirittura con le banche si sono creati problemi a livello vicendevole, uno non dava soldi all'altro, l'altro non versava assegni al fratello, e quindi la conseguenza era quella di poi andare a finire come soggetti protestati con le banche, quindi avere tutti i problemi che ne conseguono rispetto a finanziamenti, soldi, emissione di assegni, eccetera, eccetera, eccetera. Erano tutte situazioni che si susseguivano e si sommavano tra loro e andavano semplicemente a creare più problemi. Quindi non c'era fiducia tra i familiari, non c'era fiducia tra noi, non c'erano appoggi su cui poter campare in questo senso. E tutto questo andava a creare semplicemente più sfiducia, più tensione, più disperazione, più pianti, più distanza. Non era sicuramente una situazione bella da vivere per le tensioni che c'erano tra mia madre e mia nonna, tra mio padre e Tony, tra noi e i nostri genitori, in cui comunque che era una relazione in cui ovviamente non ci facevano mai pesare le loro tensioni, perché eravamo bambini, eravamo ragazzi, ma sicuramente a casa respiravamo quelle tensioni, quelle situazioni, e le portavamo ovunque. Come ti dicevo anche nell'episodio precedente, ci sono state situazioni in cui io stesso avevo problemi, dei disturbi,
che erano più legati a una condizione mentale che non effettivamente fisica, e a causa delle quali andai anche in terapia per un brevissimo periodo. Ecco, questa era la situazione generale, senza contare le volte che nei vari appartamenti in cui abbiamo vissuto cenavamo a lume di candela, non c'era corrente, quelle volte in cui pensavamo che il problema era stato risolto perché mia madre per l'ennesima volta aveva dato in mano dei soldi a mio padre per pagare le bollette ufficialmente. In realtà era lui che andava a manomettere il sigillo che era stato applicato al contatore della corrente elettrica. Sì, una volta funzionava così. Ora credo che l'unica cosa che le aziende possano fare è limitare il voltaggio disponibile ad una famiglia, ad un appartamento, nel momento in cui le bollette non vengono evase. All'epoca potevano togliere tutta l'erogazione della corrente elettrica semplicemente applicando un sigillo al contatore. Nel momento in cui questo veniva tolto o manomesso era considerato come un crimine. Ecco, promettendo di pagare le bollette, mio padre prendeva dei soldi, andava in realtà a manomettere, a togliere questo sigillo, e l'utenza e le bollette erano ovviamente intestate a mia madre, e così facendo per un determinato periodo si credeva che avesse risolto il problema, in realtà andava a manomettere questo sigillo e questo ricadeva su mia madre, tant'è che nonostante tutto quello che già mio padre aveva creato, i problemi che ci aveva dato, per assurdo si trovarono in un'occasione in tribunale durante un'udienza, l'uno contro l'altro, udienza nella quale mia madre dovette testimoniare contro mio padre e far capire all'azienda fornitrice, ai giudici, che era in realtà mio padre che aveva manomesso, quindi accusarlo di fronte alla legge, far capire che era stato mio padre ad aver manomesso il contatore, il sigillo, per poter riavere la corrente. Fortunatamente i magistrati e l'azienda capirono e non successe nulla, a parte ovviamente l'emissione di una multa salata, e quindi si andavano ad accumulare debiti su debiti, richiesta di denaro su richiesta di denaro, come se già non ne avessimo abbastanza. In tutto questo immagina uscire da quel tribunale insieme, per tornare a casa insieme dopo aver testimoniato l'uno contro l'altro, dopo aver fatto accuse del genere, dopo aver risolto qualcosa che in realtà aveva semplicemente creato maggiore tensione, aveva portato ad altri soldi da pagare, ad altre multe. In tutto questo, a causa di debiti pregressi, pochissimi mesi prima avevamo ufficialmente perso anche casa di mia nonna, nella quale lei ancora, mia nonna materna ovviamente, sempre lei, nella quale lei ancora viveva. La casa era stata intestata a mia madre e a causa di debiti con degli strozzini, sempre legati ovviamente a passi falsi e idee assurde rispetto a investimenti e business che riguardavano ovviamente sempre Franco e Tony, sempre i due, sempre entrambi. Perdemmo questa casa e finì nelle mani di uno strozzino. Stesso destino fu per una casa di proprietà della moglie di Tony nello stesso periodo. Questo per darti un'idea di quello che, dell'entità dei debiti di quegli anni. Beh, di fronte a questo, ormai davvero stavamo toccando il fondo, l'avevamo già toccato, la situazione era terribile, non c'erano vie di fuga, non c'erano sbocchi, sembrava non ci fosse speranza. Di fronte ad una cosa del genere, l'unica possibilità era quella del recupero, di cercare di fare qualcosa perché le cose potessero migliorare. Di fronte a questo, per quanto assurdo possa sembrare, la maniera di recuperare la situazione forse c'era, ed era quella di rivolgersi a qualcuno che avrebbe potuto avere dei fondi da investire. A mio padre venne in mente di rivolgersi a due amicizie, ma inizialmente erano conoscenze, poi nel tempo diventarono amici abbastanza stretti, assidui, ed erano il fornaio sotto casa e il titolare della pompa di benzina poco più in là.
Beh, erano 2 persone con cui mio padre aveva un certo rapporto abbastanza frequente e avevano anche dei fondi da investire. Non solo, pensavano che avrebbero potuto loro mettere dei fondi per avviare una nuova attività, sempre ovviamente di noleggio con conducente, quello che mio padre sapeva fare meglio, e magari di riuscire a conseguire le dovute licenze, patenti, permessi, eccetera, eccetera, per poter lasciare eventualmente i loro lavori o per poterli mantenere e fare nel contempo un lavoro allo stesso livello di mio padre, così sarebbero stati, a parte per i fondi che hanno investito e che mio padre non avrebbe investito, sarebbero stati soci praticamente alla pari. Beh, nonostante i trascorsi di mio padre, questi 2 si fidano, metteranno dei fondi per investire. Succede però che a un certo punto io sono poco più che un adolescente, sono un ragazzino e inizio ad avere, a causa della mia crescita rapida, inizio ad avere dei problemi fisici e che mi portano a dover frequentare un effettivo centro di riabilitazione in cui devo correggere la mia postura, la schiena, e dovrò farlo tramite delle sedute settimanali, in realtà una seduta a settimana, dove vado nel tardo pomeriggio dopo la scuola e mi porta mio padre. Mi ha sempre accompagnato mio padre perché il caso volle che questo centro di riabilitazione si trovasse nella stessa zona in cui abitavano due uomini con cui mio padre inizia un rapporto, per così dire, di lavoro. Io conosco queste 2 persone proprio in occasione delle mie prime sedute di ginnastica correttiva. Questi 2 sono Carlo e suo figlio Luca. Ora, sono 2 persone che vivono nella Roma Bene, non lontano dal centro, non nel centro della città, ma in una zona abbastanza ricca, diciamo. Non sono della Roma Bene perché soprattutto Carlo, il padre, è un uomo pieno d'oro, una persona fisicamente massiccia, non altissimo, comunque diciamo non un uomo raffinato, capelli tinti nero corvino, uhm, una, come dire, ignoranza nei modi e nel modo di porsi evidente. Quest'uomo gestisce, insieme al figlio, una frutteria e sono persone che chiaramente tramite tutte le amicizie che nel tempo mio padre ha mantenuto, ha conosciuto e quindi purtroppo mio padre ha sempre avuto moltissime amicizie cattive e purtroppo molto poche quelle buone. Beh, insomma, tramite le sue amicizie conosce questi 2 individui che io vedo per la prima volta, come ti dicevo, andando a fare ginnastica correttiva. A volte li vedo attendere mio padre al di fuori dell'istituto. Io entro, faccio la mia sessione, mio padre ci fa le sue chiacchiere, a volte esco, li vedo ancora in macchina a parlare insieme di fronte a me, io salgo nel sedile dietro e stanno ancora lì a discutere di business. Non so che cosa pensasse mio padre, forse che non ero abbastanza grande da poter capire, ma in realtà ricordo tutte le loro chiacchierate. Si parlava di business, di come investire i soldi, di quello che fare. Anche loro, come il fornaio e il benzinaio, pensavano di poter entrare nel business conseguendo licenze, patenti, permessi, esattamente come gli altri, per essere tutti alla pari. Altre volte la mia ora di sessione di ginnastica correttiva non era sufficiente magari a gestire bene tutti gli affari e quindi passavamo ancora del tempo con quest'uomo in un parco poco lontano dove lui faceva correre un po' il cane. Beh, a differenza del benzinaio e del fornaio, questi 2 soggetti, Carlo e Luca, padre e figlio, sì gestivano una frutteria, ma erano ovviamente ufficiosamente dei fruttivendoli, ma erano degli strozzini. Quindi ancora ci ritroviamo a rivolgerci a degli strozzini per cercare di sbarcare il lunario. E chiaramente queste persone stavano dietro a mio padre e avrebbero voluto
avere le dovute licenze e i permessi, per il semplice fatto che facendo così avrebbero potuto controllare meglio lui e i propri soldi. Entrano a far parte anche del mio circuito familiare, con la propria presenza in maniera prepotente. Non solo loro due, ne inseriscono un altro soggetto che io ricordo. Ricordo essere obeso, era sempre sudato, indossava queste camicie grandissime, barba, capelli lunghi, molto poco curato. Me lo ricordo guidare queste berline vecchie degli anni '80 trattate malissimo, dalle quali faticava ad uscire mentre mangiava panini con la porchetta. Un uomo disgustoso a guardarsi, con tutto il rispetto per chi è sovrappeso, ma veramente tenuto male, e probabilmente dimostrava anche molti più anni di quelli che aveva in realtà. Beh, Giuseppe mettiamolo un attimo da parte, tornerà poi. Comunque, mio padre propone l'investimento a queste persone che accettano e che lentamente diventano sempre più presenti in casa mia. Cominciano a entrare, a conoscere mia madre. Mia madre lentamente inizia a sospettare la loro origine, il motivo per cui sono così presenti. Io li conoscevo ancora prima di lei, perché mio padre mi aveva dato modo di conoscerli quando appunto mi portava a fare la mia terapia, la mia ginnastica correttiva. Erano entrati così in confidenza da venire spesso in casa mia senza neanche avvisare. Mia madre non voleva vederli. Mi ricordo momenti in cui diceva a mio padre: non li portare qui, puoi farci i tuoi affari, puoi parlarci, incontrali fuori. E li portava e continuava a portarli. Ricordo che quando mio padre tornava, per me tornava il mio mito dentro casa, no? Però chiaramente proprio per questo a volte, essendo giovane, potevo essere invadente, potevo intralciare le loro conversazioni, e per cercare di distrarmi, di darmi qualcosa di più interessante per me o di affascinante, c'era questo Luca che, un po' per farsi vedere, un po' per ostentare, sfilava dalle fondine le sue pistole, ne apriva i tamburi e uno ad uno tirava fuori tutti i proiettili, appoggiandoli sul tavolo in salotto, uno ad uno, dritti, in piedi. E mi vedeva affascinato da tutto questo, e proprio perché sapeva bene dove colpire, mi concedeva di giocare con le sue pistole scariche, in maniera tale che io me ne sarei andato e lo facevo fuori dal balcone, dalla finestra, ed ero lì, maneggiavo le pistole scariche mentre loro parlavano di business. Non solo, tanto erano legati a mio padre, o forse lui ormai ne era diventato schiavo in qualche modo, che ricordo, proprio perché erano intenzionati ad essere regolari, a prendere tutte le patenti e le licenze del caso, come ti dicevo poco fa, e Luca non poteva perché era un cocainomane, gli era stata sequestrata la patente in chissà quale strana occasione. Beh, una mattina mio padre mi svegliò e mi chiese di fare la pipì in una provetta, perché Luca aveva bisogno di superare dei test e serviva qualcosa che fosse cristallino e pulito. E cosa c'era di meglio della pipì di un ragazzino? Niente. E quindi involontariamente gli feci anche questo favore. Al di là di tutto, a causa della terra bruciata che mio padre si era fatto quando gli affari andavano bene, e per le ragioni per cui andavano bene, ovvero l'aver corrotto persone, l'aver fatto le cose illegali, ormai non aveva più nessuno intorno, non aveva amici, non aveva nessuno che lo potesse agevolare in tal senso. E quello che successe fu che tutti i soldi che queste persone investirono non servirono a niente, andarono di nuovo persi. Stavolta però, al di là dei soldi del fornaio, del benzinaio che aveva perso, che possiamo mettere per un attimo da parte, aveva perso i soldi che aveva investito non uno, ma 3 strozzini, ancora. Da qui questi
grandi amici diventarono i peggiori nemici. Iniziarono minacce telefoniche, minacce fisiche, minacce verbali. Ovviamente se li era fatti amici, sapevano benissimo dove abitavamo, sapevano benissimo dove andarlo a cercare, era inutile fuggire o nascondersi dentro casa, sapevano benissimo dove eravamo e dove era lui. E non erano più amici, perché rivolevano i loro soldi e non li rivolevano solo nella totalità di quello che avevano investito, ma chiaramente volevano gli interessi, volevano le loro percentuali, volevano quello che avevano stabilito. Beh, come diceva sempre mio padre, Carlo non era uno che per minacciare aveva bisogno delle pistole come suo figlio. E forse neanche Giuseppe. Certo, io con quelle pistole ci avevo giocato e forse un padre non dovrebbe mai permettere una cosa del genere, ma c'è stato un giorno in cui Giuseppe, che aveva perso tanto quanto gli altri due, venne a casa, bussò. Nessuno lì per lì aprì la porta, ma lui sapeva che mio padre era lì, sapeva che eravamo tutti lì. Mio padre non riuscì ad aprire la porta, lui la buttò giù. Mio padre si andò a nascondere, non ebbe la faccia di affrontarlo. C'eravamo solo noi tre. Stavolta però, a differenza degli altri, Giuseppe, di fronte alle nostre facce, sulle nostre teste, tirò fuori la pistola. Ce la puntò in faccia uno ad uno. Ci diede un messaggio da recapitare a mio padre nel momento in cui si sarebbe rifatto vivo. Ed era chiaro, semplicemente che nel momento in cui lo avrebbe ritrovato, la pistola l'avrebbe usata su di lui. Su di noi non l'ha mai usata. Se n'è andato, lasciando il suo messaggio e dicendo semplicemente cose che non ti riporto rispetto a mio padre. Ma certo, da quel momento in poi tutto quello che poteva essere una spinta motivazionale, la stima, l'amore, l'affetto nei confronti di mio padre svanì, soprattutto da parte dei miei fratelli. Nonostante quello che è successo, io forse ero ancora troppo piccolo per realizzare quello che era stato fatto, quello che era successo, ma sicuramente loro due, i miei fratelli, si erano protetti a vicenda e avevano protetto me. Da qui iniziò un'opera da parte di mio padre di difesa da un punto di vista legale. Iniziò ad interpellare magistrati ed avvocati, iniziò a registrare tramite nastri e segreteria telefoniche e telefonate tutte le minacce che queste persone continuavano a fargli. Portò tutto in tribunale, vinse anche la causa. Ma comunque, a causa dei problemi legali avuti in precedenza, era lui stesso un pregiudicato, quindi non valeva niente. Erano solo testimonianze che avevano aiutato a condannare queste persone che non so neanche se abbiano mai pagato onestamente. E pur scappando, era riuscito a far qualcosa. Arrivarono, sì, sicuramente delle condanne definitive per tutti, incluso mio padre ovviamente. E questo fece sì che almeno tutti si allontanarono da casa mia. Eravamo in qualche modo liberi, forse. Ho saputo, in anni successivi, parliamo ormai del 2015, che questi stessi nomi si legarono anche al caso ormai famosissimo di Mafia Capitale, ma questo è un'altra cosa, è tutta un'altra storia. Beh, le cause si chiudono definitivamente negli anni 2000, cause e condanne ovviamente che includono anche mio padre, e i debiti a non finire che abbiamo accumulato e che abbiamo avuto per centinaia di milioni di lire, poi tramutati anche in euro, non si chiuderanno prima della fine di quest'anno, del 2023, e che ha sempre e solo pagato mia madre. A tutto questo, dal 2000 in poi circa, ne conseguiranno ovviamente tutta una serie di crisi affettive, emotive, coniugali, familiari.
c'è tutto questo ancora da affrontare. Niente è finito e la vita cambia di nuovo. Grazie per avermi ascoltato, ci vediamo lunedì prossimo.